Ciao a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo una torta bellissima che tutti quanti sicuramente conoscete e spero che abbiate fatto una volta, se no questa è la volta buona per imparare a farla e poi appunto riproporla ai vostri cari a casa. La Red Velvet Cake. Io preparo inizialmente il latticello, che è una componente fondamentale della torta per il sapore, per dargli anche sofficità, ma che non è semplice da trovare, quindi io vi ripropongo appunto una piccola ricettina per farlo a casa. Unisco il latte con lo yogurt, mischio e poi vado ad aggiungere un po' di succo di limone. Lo lasciamo lì qualche minuto in modo che si formi la consistenza giusta. Ok, allora iniziamo con la base della Red Velvet, che poi l'impasto andrà diviso in tre, quindi burro a temperatura ambiente, poi mettiamo lo zucchero, io qui ho messo anche la vaniglia, quindi lo zucchero e il burro, e ovviamente devo far sì che questo composto diventi bello chiaro e spumoso, dopodiché andrò ad aggiungere le uova, una alla volta. Ok. Questa è una torta, tra l'altro, che tantissimi di voi mi chiedono appunto spesso, di cui mi chiedono notizie, e va benissimo per San Valentino perché appunto essendo rossa ricorda molto quel giorno. E tra l'altro sul sito trovate anche una simile Red Velvet fatta a forma di cuore, che è proprio, diciamo, l'emblema di quel giorno di San Valentino. Allora, vado ad aggiungere un uovo alla volta, aggiungo quindi un altro uovo e poi il terzo e lascio amalgamare per bene e vado ad aggiungere proprio nel latticello il mio colorante che è in polvere, perché dopo la fase successiva appunto all'introduzione delle uova è proprio quella di aggiungere il latticello. Io utilizzo un setaccio con le maglie non troppo fini, altrimenti ci vuole tantissimo tempo. Comunque è sempre bene setacciare la farina un po' per togliere i grumi, specialmente nel cacao, un po' per darle anche aria, che serve molto durante poi la lievitazione. Quindi li setaccio qui dentro, poi abbasso la velocità e vado ad inserirli magari un paio di cucchiai alla volta. In planetaria abbasso un po' perché altrimenti se la frusta gira molto velocemente vi viene tutto sopra. Come vi ho detto, il cacao serve anche per scurire, dare più intensità al rosso e anche un po' per il sapore. Ok, direi che ci siamo. Allora io intanto mi sciacquo un attimo perché sapete che il colorante rosso è terribile, eh? Metto bicarbonato, innanzitutto un cucchiaino, mischio l'aceto di mele, vedete che fa una schiumetta, mischio tutto e ci butto anche il sale. Ecco, questo è l'agente lievitante che servirà alla nostra torta. Butto dentro anche questo, mescolo un altro minuto e poi siamo pronti. Come avete visto è molto semplice farla, nonostante ci siano tanti ingredienti, ma perché abbiamo fatto anche il latticello homemade, ma si fa tutto in planetaria, quindi è molto comodo. Io ovviamente do un'altra mescolata perché magari, sai, lateralmente qualche pizzico di farina non è andato al centro. Allora, dobbiamo dividere il composto, ci va all'incirca 330 grammi per cerchio, quindi vi conviene o prendere una ciotolina e metterci dentro, come faremo noi, 330 grammi di composto e poi versarlo in tutte e tre, oppure andare ad occhio, però io credo che sia molto meglio appunto essere un po' più scientifici. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i cerchi, questi sono dei cerchi, io li ho rivestiti con l'alluminio, scusate, per evitare che magari fuoriesca qualche cosa dai bordi. Non dovrebbe capitare perché l'impasto è molto denso, però. E poi ho fatto anche un cerchio di 20 cm di carta forno che vado a mettere sulla, come si dice, sull'alluminio. Però prima, come vedete, se no si piega, ci spruzzo un po' di staccante che fa
serve solo da collante in realtà. Lo divido tra i 3 stampi. Andiamo a livellare l'impasto e lo mettiamo, come vi dicevo, in forno o a 160 gradi se il forno è ventilato per 15 minuti, altrimenti a 175 gradi sempre per 15 minuti. Però vi ripeto, fate sempre la prova a stecchino, verificate che la cottura sia avvenuta. Adesso noi abbiamo fatto le nostre 3 basi che sono qui, appunto, come vedete, ok? Come avete visto io le ho già un po' pareggiate con il coltello e vi faccio anche vedere che gli scarti, perché ovviamente non mi potranno venire perfettamente dritte, se no siete veramente degli assi, scrivetemi e fatemi sapere come fate. No, però è importante invece che voi comunque ritagliate qualche parte per ottenere appunto queste briciole che sono la decorazione, diciamo, tradizionale della Red Velvet. Ovviamente io le metto in un piccolo cutter, che il cutter vi ricordo che è un'attrezzatura da cucina fatta da una ciotola con delle lame piuttosto lunghe. Questo è piccolino, che serve appunto per sminuzzare, tritare, eccetera eccetera. Io ho messo qui dentro, come vedete, i rimasugli che ho tagliato appunto per pareggiare le basi e ho ricavato le mie briciole che serviranno poi per la decorazione. Qui c'è lo zucchero a velo che vado a setacciare. Anche qua, soprattutto per lo zucchero a velo, munitevi di un setaccio con delle maglie non troppo fini. Mettiamo tutto in planetaria. Quindi mettiamo il formaggio spalmabile, il mascarpone, la panna, mi raccomando tutto freddo da frigorifero. Quindi abbiamo messo dentro panna fresca liquida, fredda da frigorifero, mascarpone, Philadelphia, tutti freddi, e zucchero a velo. Mettiamo tutto insieme dentro a questa ciotola della planetaria munita di frusta e andiamo a preparare il ripieno. E mentre la nostra crema, adesso li possiamo alzare perché lo zucchero è sparito dentro agli altri ingredienti, possiamo cominciare intanto a diciamo decorarla. Ci andiamo a mettere sopra la seconda base. Intanto cominciamo a disporre qualche lampone qua e là, sempre meglio con la parte vuota verso l'alto, così possiamo riempirla. Poi ci andiamo a mettere, innanzitutto riempiamo tutti i nostri lamponi per fare una cosa più carina, tanto ci vorrà veramente 2 secondi a farli. Così. Mettiamo le nostre fragole, possiamo metterle sia a metà se sono piccoline, sia tagliarle in quarti, facciamo un po' e un po'. Quindi le mettiamo, lasciate magari la parte verde se sono molto belle e molto fresche perché è decorativa, tanto sono sicura che poi quando andrete a mangiarla avrete l'accortezza di toglierla. Mettiamo qualche fogliolina di menta per finire qua e là. E la nostra Red Velvet Cake è pronta per essere gustata. Grazie a tutti. Eccola qua. Ciao!